Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come si fanno gli sporcamousse baresi, dei dolcetti facilissimi. E sporcamousse significa sporcare il muso, perché potete immaginare quando mangiate dei dolcetti di questo tipo vi sporcherete con lo zucchero a velo, la crema, la pasta sfoglia. Vediamo la ricetta. Per fare gli sporcamousse tradizionali baresi noi utilizziamo un rotolo di pasta sfoglia. Per la crema 500 ml di latte, 5 tuorli, 125 g di zucchero semolato, 40 g di maizena, una stecca di vaniglia, la scorza di mezzo limone, zucchero a velo. Andremo a fare una crema pasticcera classica, quindi mettiamo il latte in un pentolino. Abbiamo tolto la parte bianca e mettiamo quindi la scorza di mezzo limone, vaniglia fresca. Ci mettiamo anche i pezzettini. Fiamma media, deve raggiungere il bollore. Mettiamo i tuorli in una ciotola. Aggiungiamo lo zucchero e nel frattempo mescoliamo con una frusta. Aggiungiamo anche la maizena e amalgamiamo. Negli sporcamousse tradizionali troverete sempre la crema pasticcera classica. Qualcuno poi si può mettere la diplomatica, addirittura c'è una famosa gelateria di Bari che ci mette il gelato all'interno, quindi ovviamente ci sono delle varianti, però i classici richiedono crema pasticcera classica. E sapete perché? Perché ovviamente gli sporcamousse vanno serviti caldi, quindi si riscaldano un po' prima in microonde. Se ci mettete la diplomatica si scioglie essendoci la panna. Abbiamo quindi tolto il latte dal fuoco perché stava per raggiungere il bollore e lo filtriamo e lo mettiamo all'interno del composto nella ciotola. Non lo fate tutto insieme, ma diciamo in 3 step. Quindi continuiamo ad aggiungerlo e a mescolare e versiamo tutto di nuovo nel tegame. Rimettiamo dunque sui fornelli fiamma bassa e mescoliamo nel frattempo dolcemente con la frusta. La ricetta della crema pasticcera noi ve l'abbiamo fatta già vedere sul canale, descritta in maniera più dettagliata, però alla fine la difficoltà degli sporcamousse è tra virgolette solo questa, soprattutto se avete il rotolo di pasta sfoglia già pronto. Noi abbiamo fatto anche la pasta sfoglia in casa e vi lasciamo in descrizione la ricetta. Ovviamente solo per i più coraggiosi. La facciamo quindi addensare. Quando vediamo che ha raggiunto la consistenza che vogliamo è pronta. Ed ecco qui, dopo 5-10 minuti la nostra crema è pronta. Vedete com'è densa? Pronta per andare nei nostri sporcamousse. E la mettiamo a raffreddare. È importante ovviamente che l'acqua sia ghiacciata. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi statico. Con un righello ricaviamo dei quadrati da 6 cm. Per quanto riguarda lo spessore, vedete, di circa 5-6 mm. Questo perché poi noi, quando si gonfieranno in cottura, li andremo poi a tagliare. Se la pasta sfoglia che acquistate, quindi il rotolo è più sottile, dovreste farne 2 che si sovrappongono poi. Li spostiamo quindi su una leccarda, li distanziamo di circa 1 centimetro. Col nostro impasto ne sono usciti 20, è avanzato solo un po' di impasto, ci possiamo fare altro.
E prima di metterli in forno li spennelliamo con il latte. E inforniamo a 180 gradi forno statico. E dopo 15 minuti i nostri sporcamousse sono pronti. Li dobbiamo solo farcire. Ecco qui, guardate come si sono gonfiati bene. Lasciamoli prima raffreddare. Raffreddata la crema la mettiamo in una sacca a poche con beccuccio a stella. E la mettiamo anche un po' in frigorifero in modo che si rassodi un po' la crema. E con un coltello leggermente seghettato, quindi tagliamo i nostri sporcamousse per farcirli. E riempiamo i nostri sporcamousse. Se volete farli il giorno prima per portarvi avanti, ovviamente potete farlo, mettete gli sporcamousse già pronti, ricoperti con la carta da forno in frigorifero e potete preparare ovviamente anche la crema. Poi li farcite e li riscaldate perché vanno serviti caldi, molto caldi, con lo zucchero a velo ovviamente messo dopo averli riscaldati circa 15 secondi in microonde. Zucchero a velo e la ricetta è terminata. Fateci sapere nei commenti se provate questi dolcetti della pasticceria barese, gli sporcamousse. Iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere altre ricette tradizionali come questa. Ci trovate anche sugli altri social, su Facebook, su Instagram e anche su TikTok. Alla prossima ricetta, ciao! Pancia mia, fatti capanna. La crema è buonissima. Sono buonissimi gli sporcamousse. Perché non me li avete fatti prima? Mi sono sporcata la bocca.